Oggi è un nuovo giorno, ieri poi ci siamo mangiati un gelato come cena tutti assieme, non abbiamo fatto granché. Ora oggi bisogna che io ci do dentro perché il tempo davano che temporali acquazzoni, per fortuna sta mezzo reggendo, quindi siccome devo togliere i sedili, fare un po' di lavori che sono interni, però anche esterni, nel senso togli il sedile, lavori un po' dentro, un po' fuori. Speriamo che il tempo mi aiuti, così perlomeno posso darci una bella botta e andare avanti a finire questo lavoro. Ora o io e la ragazza o Jessica e la ragazza devono andare a ritirare dei pacchi, se riescono ad andare loro meglio, così io posso andare avanti con il resto fino a che il tempo regga, perché sembra che si apra appena appena, ma può sempre variare parecchio. Dalla telecamera vi posso garantire che è molto più bello che dal vivo. Quindi speriamo in bene, incrociamo le dita così ci do una botta a fare il lavoro. Mattinata produttiva. Dopo vi faccio vedere cosa ho fatto finora. Ma ora già mi sono dovuto fermare perché è ora di pranzo. Jessica ci ha preparato delle belle bistecchine alla pizzaiola, se non sbaglio. Giusto? Giusto. Pippo ci ha aiutato a avvitare i tubi con la chiave a pappagallo. Amore, amore, così bello, bambino. Mortadella ci ha aiutato a conciliare il sonno. E basta. Il mini bro sta meglio, giusto? Diciamo così così. Buon appetito a tutti e mangiamo. Con la pancia piena ora si può tornare a finire di lavorare. Caffettino preso, ora vi faccio vedere cosa ho fatto e fin dove sono arrivato. Abbiamo creato un cantiere a cielo aperto. Bisogna muoversi perché lì è carino, però poi girandosi non promette benissimo, quindi bisogna darci una botta perché tutto questo ben di Dio fuori non può stare all'acqua, quindi a dargli cagna, come si dice in spagnolo. Qua dietro il sedile passeggero già posizionati i 3 regolatori e il DC-DC con cui si ricaricherà la batteria. E ora andiamo avanti. Lavori procedono. Allora, a che punto siamo arrivati? Ora ve lo faccio vedere. Inverter fissato. Ho già fatto partire il positivo che va al fusibile e ora dal fusibile andiamo al bus bar. Tolto il sedile lato guida, tolto la batteria servizi, tutti i cavi che non servivano, tutto quello che non serviva. Fatto partire la linea nuova del DC-DC dalla batteria motore, che andiamo poi al DC-DC. Qui abbiamo già posizionato la batteria 280 A che ci sta sotto il sedile del Ducato senza problemi. Rimonto il sedile lato guida così in caso bisogna muovere il mezzo è idoneo per muoversi. E poi andiamo avanti con tutto il resto del collegamento, bus bar e quant'altro. Siamo giunti alla cena, sospendiamo i lavori che siamo a buon punto, andiamo a mangiare, vediamo Jessica cosa ci ha fatto. Cosa offre cena a casa su quattro ruote? Finiamo di mangiare la carne del pranzo. Tu ti sei fatta la tinta, non hai detto niente? Mi sono fatta la tinta. Ma che bionda, va che bionda. Poi c'è i citrioli, ci mangiamo un pezzo di formaggio, un pezzo di salamino e via. E là c'è il mio bambino, pennutello. Poi lì abbiamo invece yoga. Qua c'è chi fa yoga. Beh dai, siamo messi bene. Siamo messi bene, Bernice mangia. Ragazzuoli, abbiamo finito il lavoro. Ho finito il lavoro. Vi faccio vedere com'è venuto il finale. Allora, qua dietro abbiamo i 3 regolatori solari, ognuno nominato di cosa fa e cosa non fa, tutti i cavi in ordine. Ora andiamo dentro e vi faccio vedere da dentro. Qui siamo dal dentro, nella parete qua abbiamo tutti i regolatori sfalsati così raffreddano bene, e di qua abbiamo tutto quello che è i bus bar, tutti i vari fusibili di cosa fa ogni cosa. Sotto il sedile abbiamo la batteria da 280 A, abbiamo i cavi dell'inverter. L'unica pecca che avevo finito da 50 mm il positivo, ma l'abbiamo marchiato con la termorestringente. Passano tutti qua sotto, escono di qua e qua abbiamo il positivo che entra nel fusibile, esce e va dall'inverter, e qui abbiamo il nostro Edeoka 3500-7000 che è una bomba. Qui gli abbiamo messo il suo schermetto che indica il tutto, ora non si vedrà perché è di quegli schermi con l'effetto sole.
Per non fare buchi nel legno abbiamo adoperato una cassetta di derivazione con canalina, così non si è rovinato niente. E non per meno importanza, ma solo per comodità, sotto la dinette qua abbiamo i fusibili dei pannelli. Ogni stringa cosa fa? Qui scendono i cavi, passano di qua, che escono qua dietro, che qua dietro è la parete dove ci sono i regolatori. Pam! Impianto fatto come si deve, ma ora vi dobbiamo svelare di chi è questo camper. Ah, e non per ultimo anche quello, nell'armadio abbiamo messo anche il regolatore della 220 per ricaricare la batteria a litio con il regolatore Victron anch'esso dedicato. I pannelli ve li avevo fatti vedere e ora scopriremo di chi è il camper. Allora, adesso è arrivata l'ora di presentarvi chi vive in questo camper. Facciamo qualche domanda a chi ci vive e la signora vi dirà, che è accompagnata dal genero e dalla figlia, vi dirà quanti anni è e se gli piace o meno vivere in camper. Buongiorno signora! Buongiorno. Come andiamo? Bene. Allora, ci spieghi un po' questa esperienza di vivere in camper? Non me ne sono neanche accorta. Le piace? Si trova bene? Che dormire così. Dorme meglio qui che a casa. Eh? Complimenti. Svegliamo che età c'ha per vivere in camper e viaggiare? 92. Abbiamo sentito bene quanti anni ha la signora? 92. 92 anni vive e viaggia in camper. E visto che era a corto di elettricità, siamo venuti a fare un bel impianto elettrico, così ora può usare il phon, asciugacapelli, può fare quello che vuole. Ok? Noi vi salutiamo. La signora arrivarci a questa età in salute come la signora è tanta roba. E ora andiamo a mangiare perché Jessica sta preparando, quindi siamo agli sgoccioli col pranzo. Dalla signora che si chiama Evelina. Evelina. È tutto e ci vediamo col pranzo. Tornati su casa su quattro ruote. È ora del pranzetto. Orecchiette con le cime di repe, no. Orecchiette con salsicce e broccoletti. E mangiamoci anche sto piatto di orecchiette, salsicce e broccoli, no? Sì. Vediamo come sia. Ragazzuoli, abbiamo finito il lavoro, abbiamo fatto pranzo, abbiamo fatto tutto. Ora ci dobbiamo spostare, che andiamo a fare carico e scarico, le docce e tutto. È stato un piacere conoscere anche questi ragazzi, ma ci ribeccheremo anche con loro. Noi ormai nodi alle cravatte ovunque andiamo. Ci mettiamo in marcia per andare a fare carico e scarico. Ah, e devo passare da Camping Sport Magenta perché avevo comprato dei notolini con delle chiavi per sostituirne uno che mi si era rotto, ma li sostituivo tutti e non va bene, quindi vediamo se riusciamo a farceli cambiare. Allora ragazzuoli, siamo andati a Camping Sport Magenta a prendere due cose, poi siamo andati a fare altre commissioni, ora siamo venuti alla Lidl a comprare qualcosa da mangiare e ho comprato la serratura nuova per casa su quattro ruote perché mi sta abbandonando. È chiusa la cabina? E anche la guarnizione della porta, quella bianca nuova, perché è tutta brutta. E niente, ora andiamo alla Lidl a comprare qualcosa, poi credo che torniamo da Camping Sport Magenta a dormire perché è qua vicino ed è un'area. Sta iniziando a piovere. Cosa ci fai di cena, Jessica? Non lo so, adesso vediamo cosa mi invento. Ah, ok. 70 euro spesi alla Lidl, comprato niente. Cavolatine. Vabbè, vediamo cosa ceniamo alla fine stasera. Io mi sono preso uno stracchino e del pane, quello sono sicuro che ce l'ho. 70 euro abbiamo preso un tè, yogurt alla banana, panino, prezzemolo, gelati al pistacchio, insalata, infusione, le orecchiette del pranzo, i cannoncini, le mele Melinda per il mio bambino. No, sono per me. La bresaolina per il mio bambino. No, per me. Le Kinder fetta al latte per me. Le banane da drizzare. I G di lemon lime gelati al limone con la liquirizia. Le favette per il mio bambino. Lo stracchino per me.
Per Cristo non c'è niente, non mangia. La bresaola, il mango, prosciuttino a cubetti di quello buonissimo, Per Cristian. melone per il mio bambino, No, è per me. Non dice bambino. anguria per il mio bambino, Quale per me? Questo è per Cristian. Qualcosa c'è. scatolette, cos'è? Montana, Sì, è la- leggera di pollo l'hai presa. Oh, no. Io non ci credo. Poi mi sono comprato una nuova lucetta LED perché l'ho persa in qualche camper e il cricchettino perché quello che ho è mezzo andato. E cosa sono quelli? I multifrutta. Succhi di frutta I monoporzione. Capri Sun però della Lidl. Siamo tornati qui all'area. Abbiamo comprato tutta la guarnizione del giro porta perché è tutta macchiata, nera, brutta, sperando che sia uguale. E la serratura perché questa qua si era già rotta dentro. Io l'ho riparata con un pezzo di fil di ferro, ma siccome l'ho trovata alla bellezza di 75 euro sta a fare, ed è pure brutta, la plastica vedete com'è? Vabbè. Praticamente nella mia si è spaccato questo ferro, io gliel'ho messo col fil di ferro, speriamo che ora con questa migliori l'apertura e la chiusura. Vediamo, la provo a mettere su e vediamo come si comporta. Io inizio a cucinare, se no qua Non si mangia più. c'ho da fare un botto di cose. C'è il tavolo da 20 ha prenotato, né? Sì. Siamo 19 io e voi due, 21. Smontata la serratura, non so se vedete là che dove ho fatto la riparazione che è rotta e anche qua sotto da qualche parte c'è del fil di ferro, ma comparandola con la nuova non va bene perché questo pistolino è più lungo e questo qua è più corto, quindi non mi va in battuta a fare sandwich e quindi non si chiude. Meno male che siamo qua da Campi Sport Magenta, che ho tenuto lo scontrino, così domani la cambio. Non so se devo prendere anche la parte esterna. Magari bisogna prendere anche la parte esterna. Vediamo. Perché non ce n'erano altri modelli. Eh no, era l'unico. Allora, è arrivata l'ora della cena. Jessica si sta mangiando un piatto di bresaola col grana, con le grane. Fette integrali. La dieta, basta, ha iniziato la dieta, ha deciso. Sì, basta, se no, guarda, lo dico tutti i giorni, poi non lo faccio mai. Io mi mangio la pasta che è avanzata oggi a pranzo. Là abbiamo anche delle melanzanine con Pippo che non può stare perché c'è il prezzemolo. E il Christian si sta facendo... Dov'è? Il Christian si sta facendo la pasta. Ascolo, ma secondo Come? Sì, sì. Come te la fai? Voleva panna e prosciutto, ma alla fine burro e prosciutto. Ah però, piatto deluxe proprio. Cena fatta, un po' di descanso e ora Jessica se n'è andata a letto, Pippo a letto, Christian a letto, Bernice a letto. Io mi metto dietro a lavorare un pochettino col PC, vediamo se riesco a combinare qualcosa anch'io qua. Buonanotte a tutti e al prossimo episodio. Buongiorno a tutti ragazzuoli, oggi siamo già svegli, già, sono le 9 e qualcosa. In primis, già che siamo qua da Magenta, devo andare a ricambiare la serratura perché non va bene, o vedere cosa mi dicono. Sperando che la cambiano, che me la diano giusta, così possiamo risolvere quel problemino. Poi ci cambio la guarnizione del giro porta. Poi devo andare a cercare un po' di cosine, un po' di cavi, un po' di cose, ora vediamo se trovo il tutto. E poi oggi pomeriggio dovrebbe arrivare un signore che viene col camper che mi vuole far vedere delle cosine che vuol fare. Vediamo se tutto è fattibile. Purtroppo la giornata ha piovuto tutta la notte, ora è brutto, ma in questo momento non piove. Quindi già è qualcosa. Niente, ci vediamo più tardi. Venite con noi da Campi Sport Magenta. Sembri l'uomo nero, tutto vestito di nero, incappucciato, sta andando a fare una rapina. Tutto brutto e cattivo, sì, in casa dei Papel sono il professore. Ho pianificato come svaligiare Camping Sport Magenta. Stanotte abbiamo fatto tutto il piano. Tutto il piano, come faceva il professore col dito così che c'ha un significato. Occhio alla pozzanghera che ti bagni. Come svaligerò Camping Sport Magenta? Lasciandogli tutti i miei soldi. Questa è la mossa tattica. Spendere tutto per poi riprendersi. Cucù! Un cucù! Buongiorno. Cosa stai facendo?
niente, se non è la montagna che va da Maometto, è Maometto che va dalla montagna. Bisogna Niente. allargare il buco. Alla fine non l'abbiamo trovata quella sua originale, perché logicamente noi abbiamo un camper molto complicato. Quindi devo sostituire anche la parte esterna, ma il problema, beh, non è male l'idea perché comunque questa è già anche lavora toppata con viti, cose, la molla non tornava più, quindi ok. Il problema è che non coincidono i buchi e quindi devo rifare il buco nella porta e incrociare le dita che tutto vada bene. Se no cambio la porta, faccio prima. Ma no, cambiamo il camper. Cambio il camper, tanto siamo qua e lascio questo e prendo il nuovo. Dai, sarebbe una bella idea. No, non ci penso minimamente. Cosa vuoi, il nautico? No. No, Sì, se no. me lo danno a pari con quello che ho io installato qua va bene. Ah, beh, allora sognatelo. E quindi rimango con il mio. Per chi mi conosce, già guardandomi la faccia, già sa in che stati sono. Vi lascio la descrizione a Jessica, perché sta preparando pranzo, ma vi spiega lei, perché se lo spiego io lo spiego un po' arrabbiato, quindi è meglio che non lo spiego io. Cosa devo spiegare? Cioè, che ce n'è sempre una in sto camper, cosa devo spiegare? Che il camper sfigato l'abbiamo comprato noi, ecco, questa è la spiegazione. Però aggiungerei che purtroppo mi sono fidato del tizio che mi ha venduto lì la maniglia, la serratura, tutto quello che stavo cambiando, ho allargato il buco della porta e per magia lui ha la sua colpa, io ho la mia, perché io avrei dovuto magari guardare anche meglio, però cavolo, sono maniglie, nel senso uno non va neanche più di tanto, però non fa niente. Praticamente quella maniglia me l'ha venduta per il montaggio in verticale, la nostra è in orizzontale. Il commesso Quindi, non sapeva. Il commesso dice che non sapeva, che è inesistente, che è impossibile, vabbè, non passa nada. Il buono non me lo potevo fare, ho comprato altre cavolate che mi serviranno, diciamo, magari in futuro. E così mi ritrovo col buco della porta più grosso perché l'avevo allargato per mettere quella e poi non coincideva, ero dovuto rimettere l'altra mettendo un po' di silicone e fare un lavoro di merda, si può dire, se non si può dire lo dico ugualmente, e ora devo aspettare di trovare una maniglia come quella che lui mi ha venduto, che non andava bene, per montaggio verticale e non orizzontale, così gliela vado a cambiare e sperando che il pezzo interno che ho modificato per adattarlo vada bene, se no devo ricomprare anche quello. Ora ci mettiamo a pranzare e almeno a pancia piena si ragiona meglio. Vero Pippo? Quindi per non sapere cosa fare, cosa facciamo noi? Ah beh, no, sì, giustamente, noi andiamo al pronto. Andiamo al pronto soccorso. Sappiamo cosa fare, passiamo il tempo al pronto. Andiamo al pronto perché c'è Christian che... Allora, l'abbiamo portato in guardia medica 2 giorni fa più o meno, no? 3 giorni. 2 o 3 giorni fa l'abbiamo portato in guardia medica, gli ha fatto la visita, gli ha detto c'hai la tonsillite, tonsille infiammate, antibiotico, Aumentin, antibiotico, bene, però ora è 3 giorni e sta sempre peggiorando sempre di più, che è pieno di afte in bocca, c'ha la bocca distrutta e secondo me non è quello che gli avevano detto, deve essere qualcos'altro. E niente, lo portiamo un attimo in pronto soccorso e vediamo se qui in questo pronto soccorso riusciamo a capire qualcosa. Abbiamo posteggiato lì dietro e qui c'è il pronto soccorso che è ospedale bene comune. Non c'è scritto il nome, non lo so, vabbè. Ci sono anche i carabinieri lì. Abbiamo tutto. Abbiamo tutto. Ci hanno mandato via, dicono che qui, avendo 14 anni, Christian deve andare dal pediatrico, che non è questo, ma è un altro, a Legnano o a Magenta. Cambiamo posto. Le cose assurde, stavamo cercando il pronto soccorso, alla fine mi sorpassa uno in macchina che ce l'abbiamo qua davanti. Sì, 3,40 m dovremmo che lui fare. è un camperista, ci ha scritto su YouTube e ora ci sta accompagnando lui che è della zona. Andiamo a recuperare Jessica e Christian che sono usciti dal pronto. Io nel mentre sono andato da un signore a vedere cosa aveva bisogno e niente, sono usciti dal pronto soccorso, ora
li recuperiamo assieme, tanto è qua dietro a 1 chilometro. Quindi com'è andata? Niente, allora gli hanno detto che è una... Aspetta, che te lo dico il numero. Allora, quindi alla fine è praticamente una... com'è che si chiama? Una stomatite aftosa. Cioè? Cioè che si chiama così, una stomatite aftosa in bocca. Provocata da... Può essere provocata da tante cose, dallo stress, dallo sviluppo, dalle allergie. Infatti mi ha fatto, pollen. mi ha prescritto tutte le Prove visite, le prove allergiche. Mi ha detto se riuscite a farle entro fine mese provate a chiamare, vedere se vi danno una, perché mi ha messo l'urgenza, e se riuscite a fare almeno la visita all'allergologo, che è quella più importante, perché sempre potrebbe, sì, potrebbe essere anche una forma allergica. Sì, non sono cose facili andare a scoprire la realtà di perché ti esce questa cosa, perché sono tante le cause. Vabbè, l'importante è che ci ha dato la cura, Sì. E che guarisca. Poi pian pianino cerchiamo di capire anche la causa, il problema di base, ecco, alla radice. E soprattutto deve mangiare frutta e verdura. Ah, di nuovo l'hanno detto? Sì. Ah. Ragazzi, niente, alla fine Christian, come avete saputo, niente di grave, ma quel ragazzo che avete visto prima che ci ha accompagnati e ci ha fatto strada, alla fine abbiamo deciso che ci andiamo a mangiare una pizza assieme. Ora stiamo andando sotto casa sua, che è a 5 km da Camping Sport Magenta. Ci mangiamo una pizza assieme e ci fa veramente piacere che continuiamo a conoscere gente che ci segue, gente che ci voleva conoscere, ha avuto l'occasione, quindi siamo contenti, ragazzi.